Oggi Daniela prepara una delle mie torte preferite, la torta cheesecake. Chi mi conosce sa che io sono amante di dolci al cioccolato, ma la torta cheesecake è buonissima anche se non ha il cioccolato. Vai! Per preparare la base prendiamo 250 g di oro saiva. Vanno tritati, ma non con il tritatutto perché diventerebbero troppo fini. La cosa migliore è utilizzare un sacchetto da congelatore, metterli dentro e poi stropicciarlo finché i biscotti si sbriciolano, ma in pezzi non troppo piccoli. A questa operazione sono io l'addetto perché ho le mani grandi. Una volta tritati tutti li metto in una ciotola in cui prepareremo l'impasto. Se ce n'è qualcuno più grande lo riprendo per ritritarlo, però qualche pezzo grande alla fine va comunque bene. Poi faccio sciogliere 140 g di burro nel microonde. Faccio alla potenza minima perché non deve assolutamente bollire, anche se rimane semisciolto va bene lo stesso. Una volta versato dentro il burro semisciolto si mettono anche 2 uova e a questo punto si mescola tutto con le mani. Io mi trovo molto bene con le mani e sconsiglio di utilizzare i robot da cucina perché triterebbero il tutto troppo fine. Se l'impasto ti sembra troppo duro puoi aggiungere un po' di latte, però un po' alla volta, cioè è molto importante non farlo diventare troppo morbido. E poi si distende nella teglia la base, una teglia ovviamente precedentemente imburrata, e si distende appunto tutta la base e i bordi. Come prima cosa monto la panna, così ho le fruste pulite e non ho bisogno poi di rilavarle ed asciugarle. Utilizzerò della panna fresca, la monterò ben soda e una volta finito la metterò dentro il frigorifero. Poi prendiamo 700 g di Philadelphia e li mettiamo dentro una zuppiera capiente. Si prende lo sbattitore e li riduciamo a crema. Una volta fatto questo si mettono 3 uova intere e poi continuiamo a sbattere con lo sbattitore, sempre a una velocità abbastanza sostenuta, così amalgama bene. Poi mettiamo 80 g di zucchero. Si continua sempre con lo sbattitore finché lo zucchero non si è completamente sciolto. Poi aggiungiamo 140 g di yogurt. Io utilizzo uno yogurt non zuccherato bianco normale. Poi aggiungiamo 3 cucchiai di limone e amalgamiamo ovviamente il tutto sempre con lo sbattitore. Un ingrediente che non ci dobbiamo assolutamente dimenticare, molto importante, è la farina. Mettiamo 5 cucchiai rasi da minestra e poi sbattiamo nuovamente con cura anche questo ingrediente. Come ultima cosa aggiungiamo la panna montata. C'è anche, diciamo, chi fa con lo sbattitore elettrico, ma io preferisco fare a mestolo perché almeno così non si smonta, ecco. Quindi la mescolo con cura dal basso verso l'alto e poi l'impasto è finito, si può rovesciare nella teglia dove abbiamo messo appunto la base fatta con i biscotti. Poi volendo si può un po' livellare, ovviamente senza sbattere troppo forte, perché se no gli ingredienti montati si smontano, quindi delicatamente, se si vuole, si può un po' livellarlo. Poi si mette in forno che deve essere precedentemente riscaldato a 180 gradi e lo facciamo cuocere per 40 minuti. Come si vede dall'immagine, il dolce lievita, diventa molto alto. Mentre cuoce è una soddisfazione vedere anche quanto gonfia. Una cosa, diciamo, che ovviamente vi farà delle crepe, degli spacchi. Non vi preoccupate perché è una cosa normale che appunto è caratteristica di questo dolce. Quando il dolce avrà raggiunto la temperatura ambiente, mettetelo nel frigo per circa 8-12 ore. Quando arrivi a togliere la ghiera della tortiera, accertati di avere separato bene con il coltello la torta dalla ghiera. Affondiamo il coltello per tagliare la prima fetta, eccola qua. L'interno del dolce è bellissimo.
La cheesecake è buona anche così, però puoi metterci un po' di marmellata di fragole come in questo caso, e se è di stagione anche qualche pezzettino di fragola intero, in questa maniera. Guarda che meraviglia! E adesso passiamo all'assaggio. Straordinaria, veramente buonissima.